Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è giorno di Pasqua. C'è anche Cinzia. La SP29, ci siamo appena lasciati alle spalle Caprino Veronese e un po' di traffico. Presenta delle nuvole in attesa perché mettevano ottime previsioni, ma probabilmente siccome soffia un po' di vento, il vento ha spostato le nuvole qui, quindi c'è questa piccola variabilità. Di fin qui perché vorrei far fare a Cinzia la strada del Monte Basso. La strada è particolarmente bella e l'asfalto è ottimo. Peccato che ha piovuto fino a poco fa, si vede, e sta piovigginando anche adesso, quindi l'asfalto è particolarmente umido. Più che il giorno di Pasqua, qua sembra novembre, con questa luce, con queste nuvole, con questa pioggia. Siamo a circa 1300 metri, che poi in realtà neve non ce n'è, non vedo perché deve essere chiuso. Strada chiusa al traffico. Essere Passo Cavallo. Guardate qua, ovviamente abbiamo proseguito perché neve non ce n'è. La temperatura è scesa abbondantemente, siamo a 1 grado e quella che vedete non è pioggia ma è nevischio. La strada è un incanto adesso vedrete che roba è. Qui praticamente dal Veneto entriamo in Trentino. Ah no, c'è proprio la sbarra qua. Niente ragazzi, qua proprio è chiuso. Niente. Fine della storia. Fine della storia, qui non si va. Bisogna tornare indietro. Peccato. Perché c'è tanta roba qui. E me abbiamo rigirato e iniziamo la discesa a questo punto. Faremo un altro giro, cambieremo, dovremo stravolgere i nostri programmi. Più facilmente si fa in versione e fine della storia. Peccato perché la strada è molto bella. Infatti volevo farla vedere a Cinzia che non l'aveva mai fatto. E anche lei ha detto però che panorami che ci sono. Eh sì, tanta roba, tanta qualità. In un attimo il tempo si è cambiato, le nuvole si sono abbassate incredibilmente davanti al divieto di transito, perché fino a poco fa era visibilissimo, c'era un'importante nuvoletta di nebbia. Adesso piano piano torniamo in giù. Nel frattempo stiamo tornando indietro fondamentalmente, ma stiamo percorrendo un'altra strada che ci porterà alle parti di Spiazzi. È una strada estremamente piccola ma con scorci estremamente panoramici. Ok, siamo tornati in basso, quello che vedete davanti a voi è il lago di Garda. Siamo riscesi, quindi da 1500 siamo scesi abbondantemente ed è uscito anche il sole. Adesso ci inventeremo qualche altro giro da fare. Nel frattempo troveremo qualcosa, qualche posticino dove accomodarci per pranzare, approfittando sia del tempo. Non vi nascondo che un po' di languorino ce l'ho. Che in Italia pare di essere in Germania, è pieno zeppo di tedeschi, macchine tedesche ovunque, tedesche e diversi anche austriaci. E intanto questa alla nostra sinistra è il mare, o meglio il lago di Garda, è gigante ragazzi, anche se come tutti i laghi quest'anno un po' più basso degli altri. Che posticino, siamo a pochi chilometri da Molcesine, guardate che acqua che c'è. Cinzia è pulita l'acqua, è fantastica, guardate, panchine a go-go, ci sono 2 panchine qui, c'è una panchina lì, la moto l'abbiamo messa qui dentro le strisce bianche, quindi non abbiamo problemi. Acqua semplicemente strepitosa, sono circa le 2:10, abbiamo trovato questo posticino fantastico, a pochi chilometri da Molcesine abbiamo detto. Cinzia è contenta perché come ha visto l'acqua, anche se non nel mare, comunque già le ha trovato il sorriso. Guardate qua, guardate, già sta facendo foto e video lei. Mangiamo? Che abbiamo per pranzo oggi? Oggi abbiamo i fiadoni e focaccia con la mortadella. Fiadone tipico abruzzese. L'abbiamo riportato l'ultima volta. Ricordate gli fiadoni? Che siamo scesi, l'abbiamo presi, li abbiamo surgelati e per queste occasioni oggi è Pasqua e quindi sì, tradizione vuole che da noi si mangiano anche i fiadoni e quindi io ho fame. Anch'io, dai. Ho abbondantemente appetito, dai, go.
Siamo ripartiti dalla pausa pranzo, siamo quasi arrivati a Riva del Garda. La strada per arrivare a Riva è, una volta che si andrà in Trentino, è veramente molto molto panoramica. Ci sono queste gallerie scavate nella roccia con sopra la data di costruzione 1928. E ci sono scuole di vela a profusione sia qui che alla nostra sinistra. Siamo arrivati a Riva del Garda, l'abbiamo superata e come sempre Riva regala grosse emozioni di traffico. L'abbiamo fatta praticamente a passo d'uomo, cinema. E finalmente siamo arrivati in Valle di Ledro. Siamo appena usciti dalla galleria, adesso ci apprestiamo ad avvicinarci al lago. La strada, neanche a dirvelo, sarà incantevole, per fortuna, dopo tutti quei chilometri a 45-50 all'ora dritta, piena di traffico. Adesso possiamo trovare un po' di curvette, come dice Cinzia, curvette. Sole e 2 gocce d'acqua ci accompagnano anche adesso. Di contro, per fortuna, la strada è molto interessante. Cinzia, ed eccoci arrivati sul lago di Ledro. Alla nostra sinistra è il lago. Qui c'è la panchina dove solitamente ci fermiamo a pranzare, questa panchina qui. C'è una vista molto 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 bella. Siamo dopo il lago di Ledro sul passo Ampola, 750 metri circa, ma il meteo, come vedete, è come essere un po' in Irlanda. La piaggia ci fa compagnia dal primo pomeriggio praticamente, smette e riprende. Adesso c'è un bellissimo tratto qui di strada, tra l'altro, ma per terra è un po' bagnato e andiamo con molta moderazione. Come vedete la siccità si fa vedere anche qui in Trentino. Il connubio kenda, pioggia e asfalto viscido rendono la guida molto 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 complicata e complessa.